Una bambina scende lungo uno scivolo alto 3,4 metri in 1,8 secondi. Il punto di arrivo dello scivolo è B uguale 4,2 metri più avanti rispetto al punto di partenza. Calcola il coefficiente di attrito dinamico tra lo scivolo e la bambina. Disegniamo quanto ci dice il problema. Quindi la bambina è su uno scivolo. Che scende, l'altezza dello scivolo è uguale a 3,4 metri e la base dello scivolo è 4,2 metri perché la bambina arriva a 4,2 metri in avanti. Ora con queste informazioni calcoliamo alcuni elementi che ci possono tornare utili. Uno di questi è la lunghezza dello scivolo e l'altro è l'angolo alfa di inclinazione del piano inclinato. Quindi la lunghezza è uguale, applichiamo il teorema di Pitagora, la radice quadrata di 3,4 alla seconda più 4,2 alla seconda uguale alla radice quadrata di 16,56 più 17,64 uguale la radice quadrata di 29,2 uguale 5,4 metri. Adesso che conosciamo tutti gli elementi del triangolo rettangolo, possiamo calcolare l'angolo alfa sapendo che, ad esempio, l'altezza è uguale a L, la lunghezza all'ipotenusa, per il seno dell'angolo alfa. Quindi alfa è uguale all'arco seno di h fratto L uguale arco seno di 3,4 diviso 5,4 uguale 39 gradi. Adesso andiamo a vedere le forze che entrano in gioco. Quindi sulla bambina agiranno due forze. Una è la forza peso, o meglio la componente orizzontale della forza peso lungo il piano inclinato, l'altra è una forza di attrito che agisce sulla bambina per il fatto che scivola sul piano inclinato. Ricordiamo che la nostra forza peso si può scomporre nelle due componenti parallela e perpendicolare al piano inclinato. Perpendicolare. E quindi possiamo dire che sulla bambina agirà una forza risultante data dalla forza della componente peso parallela al piano meno la forza di attrito. Per il secondo principio della dinamica possiamo dire che questa forza risultante è uguale alla massa per l'accelerazione finale della bambina e possiamo anche dire che la forza peso, la componente parallela della forza peso è massa per l'accelerazione di gravità per il seno dell'angolo alfa, in quanto quest'angolo qui è uguale all'angolo del piano inclinato, meno la forza d'attrito, la possiamo scrivere come il coefficiente di attrito dinamico per la componente perpendicolare della forza peso, uguale massa per accelerazione di gravità per sen alfa meno coefficiente di attrito dinamico per
la componente perpendicolare al piano inclinato della forza peso è massa per accelerazione di gravità per il coseno di alfa. Nella nostra equazione possiamo semplificare la massa perché compare come fattore in tutti gli elementi e quindi possiamo ricavare che l'accelerazione è uguale a 9,8 per il seno di 39 gradi meno il coefficiente di attrito dinamico per 9,8 per il coseno di 39 gradi. Abbiamo un'altra informazione, quella del tempo, cioè la bambina da quando parte ferma sullo scivolo e arriva in fondo allo scivolo ci mette 1,8 secondi. Questo ci dice che possiamo applicare la legge del moto uniformemente accelerato e possiamo dire che la lunghezza percorsa dalla bambina, quindi la lunghezza dello scivolo, è uguale, in questo caso partendo con un sistema di riferimento coincidente con il punto di partenza della bambina, cioè l'altezza dello scivolo, possiamo scrivere che S0 uguale a 0, V0 uguale a 0, la lunghezza è uguale soltanto alla componente dell'accelerazione, quindi un mezzo a t quadro. La nostra A non è altro che l'accelerazione risultante, quindi conoscendo il tempo e conoscendo la lunghezza possiamo dire che l'accelerazione è uguale a 2 per 5,4 diviso 1,8 alla seconda, uguale a 3,3 metri fratto secondo quadrato. Questa informazione la andiamo a sostituire nella prima relazione che abbiamo scritto e abbiamo che 3,3 meno 9,8 per il seno di 39 gradi è uguale a 6,2 uguale meno il coefficiente di attrito dinamico per 9,8 per il coseno di 39 gradi fa 7,62. A questo punto possiamo dire che il coefficiente di attrito dinamico è uguale 3,3 meno 6,2 fa meno 2,9. Il meno che era qua lo portiamo a denominatore con il coefficiente, meno 7,62 uguale a 0,38. Questo è il coefficiente di attrito dinamico della bambina sullo scivolo.